Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi vi volevo parlare di qualcosa un po' diverso dalla mia solita crescita personale. Normalmente documento su questo canale YouTube tutto quello che faccio a livello personale per raggiungere un livello di successo che mi sono sempre puntato di raggiungere. Durante questa quarantena mi sono molto puntato anche sul crescere a livello di beauty care, a livello anche di creare contenuti, quindi ho deciso di puntare un po' di più sull'italiano, fare 1 o 2 video a settimana in italiano e anche sui miei altri social media che stanno crescendo molto bene. Sono molto grato per questo. Finalmente sto ricevendo anche qualche sponsorizzazione, qualche contratto, riesco a guadagnarmi da vivere insomma con i social media, cosa che in Italia sembra incredibile. Sto anche riuscendo ad aprire partita IVA, sembra assurdo. Comunque ne parlerò in un altro video. Parlando di beauty care, oggi vi volevo parlare di grooming. Grooming che cosa vuol dire? Vuol dire come un uomo dovrebbe curarsi barba, che io non ho, cioè quindi barba, capelli, baffi, sopracciglia, ciglia, eccetera, e ogni pelo del corpo. Io non sono il più grosso esperto del mondo di queste cose qua, però vi farò vedere la mia routine che mi ha sempre dato un discreto successo, soprattutto nel mondo della moda. Ho lavorato per grossi brand nei lavori della moda qui a Milano e anche all'estero, nelle Filippine, Miami, Los Angeles, eccetera. Quindi vi farò vedere che cosa faccio io per tenere una buona grooming routine. Com'è che si dice in italiano? Dovrei iniziare a fare solo video in italiano. Allora, che ne dite se il video lo faccio così? Ho preparato qua le cose di cui vi parlerò e vi farò vedere la mia routine. Facciamo così, vi dividerò in capelli, faccia e corpo, quindi vi farò prima vedere la mia routine dei capelli, poi della faccia e poi del corpo. Per la routine dei capelli completa ho già fatto un video, lo metto qui in descrizione, in cui vi faccio vedere tutto quello che faccio durante la mia doccia, eccetera, eccetera. Poi vi farò un breve riassunto, quindi che cosa faccio per i capelli. Prima di tutto cerco di non stressarli, quindi niente phon, indipendentemente da che tipo di capello avete. Meno phon utilizzate e meglio è, cercate di asciugarlo solo con un asciugamano normale, così cercate di fare docce fredde, questa cosa aiuta molto, o almeno gli ultimi secondi prima di uscire dalla doccia, circa 10-15 secondi di doccia fredda. Utilizzate un pettine non troppo spesso, solo mentre siete in doccia, e cercate di utilizzare un pettine a denti larghi. Ve lo faccio vedere, invece che usare la spazzola come usa mio fratello maledetto. Usate un pettine così un po' più a denti larghi. E poi invece per quanto riguarda i prodotti, utilizzateli il meno spesso possibile, 1 massimo 2 volte a settimana. Quindi se invece sudate dovete farvi la doccia più spesso, cercate di utilizzare magari poco shampoo, tanto per lavare via lo sporco e non bagnarvi i capelli senza, lasciandoli in polvere e tutto lo sporco, quindi magari usate un poco shampoo. Però quando vi fate la doccia 1 volta o massimo 2 a settimana con i prodotti, cercate di utilizzare prodotti che non vanno a rovinarvi la cute, che non vanno a rovinarvi i capelli, quindi usate lo shampoo per massaggiate in questa direzione qua, quindi non in cerchio, ma massaggiate così in questa direzione, avanti e indietro, per tutta la cute. Usate un balsamo solo sulle punte, perché se lo mettete dappertutto vi occlude il cuoio capelluto e lo appesantisce e rischiate la perdita dei capelli. E poi, se volete, potete utilizzare dei prodotti finita la doccia. Io uso ad esempio un attivatore di ricci, ma perché ho i capelli ricci. Uso un prodotto, questo qua, dopo 10-15 minuti che si asciugano, perché li lascio asciugare da soli, soprattutto al sole. Se volete evitare cervicali, mettete un asciugamano attorno al collo, quindi mettete un asciugamano attorno al collo e non fate toccare i capelli sul collo, e potete utilizzare questi prodotti qua anche mentre si asciugano. Questo è un prodotto che fa tipo 56 milioni di cose contemporaneamente, serve per rendere i capelli un po' migliori. E poi ci metto, dopo altri 10-15 minuti mentre si asciugano, un Sea Salt Texturing Spray. Questo qua serve per dare un effetto, tipo un effetto un po' mosso, eccetera. Tra l'altro sono appena stato dal parrucchiere ieri, quindi i capelli sono tipo super gonfi, perché ogni volta che vado dal parrucchiere me li gonfia col phon, cosa che io odio. E basta. E un'ultima cosa, parrucchiere, se volete, anche una volta al mese, semplicemente per tagliare le doppie punte, una volta ogni 2 mesi, se proprio non volete, anche solo per dargli una piccola rinfrescata, quello può aiutare molto. E questi sono i capelli.
Per quanto riguarda invece la faccia, consiste in barba e sopracciglia soprattutto. Barba scegliete semplicemente voi se volete averla o non averla. Se non volete averla, ovviamente con un rasoio, io consiglio sempre questi. La gente a volte preferisce un rasoio elettrico perché magari non la volete tagliare del tutto, ma preferite magari tagliarla a 2, 3, 4 mm e allora magari la tenete un po' più lunga. Però normalmente io utilizzo questo perché la barba non mi cresce o mi cresce a chiazze e quindi la taglio direttamente tutta 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, in base a quante volte vi cresce. Se volete tenerla, cercate di seguire le linee della faccia, quindi anche per influenzare la vostra jawline, questa linea qua mascellare, cercate di non farvi crescere barba sul collo, ma farla finire qua, quindi qua, fatela finire qua sotto, non fatela andare sul collo, ma fatela finire qua sotto, in modo che quando abbassate la testa non si veda barba, ma si veda solo la fine qua, nera dei peli. E qua cercate di far partire una linea retta a 90 gradi che parte da orecchio, quindi non fino alla bocca, non oltre questa cosa qua. Le basette scegliete voi come volete averle, quindi queste sono le regole basi. Ma comunque quando voi andate quando voi comprate magari dei prodotti per la barba, vi consigliano sempre anche loro, ci sono magari anche dei metri o delle piccole cose, delle squadrette che vi fanno vedere come tagliare la barba. Inoltre ci sono dei pettinini, se avete una barba lunga pettinare la barba sicuramente aiuta. E c'è anche un olio idratante come quello che si mette sui capelli con uno shampoo, che si può benissimo applicare ogni tanto o anche ogni giorno alla barba. A me non cresce, sto aspettando settembre per iniziare ad utilizzare questo kit qua. Si chiama Grooming, si chiama Copenhagen Grooming, non è sponsorizzato, però me l'hanno inviato gratuitamente per farci almeno un piccolo di pubblicità. È un kit che attiva la barba dove non cresce, quindi aspetterò di utilizzare questo Copenhagen Grooming Kit. Se volete provarlo, sicuramente lo proverò anch'io. Per quanto riguarda ancora la faccia, sopracciglia, scegliete voi ovviamente la forma da dare. Un consiglio che vi do: utilizzate e cambiate abbastanza spesso, almeno una volta ogni 5-6 mesi o anche all'anno, cioè non serve cambiare in realtà troppo spesso la pinzetta che utilizzate. Cercate di prendere una professionale, tanto costano 10 euro, e cercate di sicuramente qua in mezzo, almeno da far finire dove c'è la linea del naso, qua le sopracciglia, da non farlo andare più in avanti. Poi scegliete voi in base, ma normalmente dovrebbe essere la linea del naso. Cercate di renderle abbastanza simmetriche. Io vi dico, quando ero giovane me le facevo troppo e davano un effetto donna molto brutto, le facevo troppo sottili, poi le ho lasciate tra di loro, le ho lasciate crescere tra di loro. Anzi, quando ero piccolo ho fatto una cavolata, le ho tagliate col rasoio per sbaglio tutte, quindi le ho dovute far ricrescere tutte da capo, e all'inizio le facevo sottili, insomma erano proprio brutte. Invece adesso pian piano le sto dando un effetto più da uomo, quindi semplicemente non le tolgo più, tolgo solo da in mezzo, quindi qui 2 volte a settimana, quindi quando mi faccio la doccia, prima di farmi la doccia, mi metto qua a farlo, qui in mezzo soprattutto, ragazzi, perché è bruttissimo da vedere. Ci sono anche delle piccole cose che potete utilizzare, che fai strap, sono tipo degli strappi che fai e li tolgono direttamente tutti in un colpo, o anche andata dall'estetista. E poi magari se volete un po' uniformare, tipo togliere magari qua sopra da qualcosa, oppure qua sotto per dare un effetto un po' più a V invece che essere tutto dritto, insomma potete spizzicare un po'. Anche i ragazzi, mi raccomando, uomini devono farlo. La cosa in mezzo, il monociglio, è bruttissimo da vedere, indipendentemente se siete dei grizzly o se siete una persona più tendente all'effeminato, non importa, l'importante è apparire bene. Per quanto riguarda invece alla fine il corpo, come funziona, uso per la faccia una skincare routine di The Ordinary, ne ho provate tante, sto utilizzando questa soprattutto perché voglio curare le acne scars, quindi le mie cicatrici dell'acne. Ma se non avete mai avuto una skincare routine, vi consiglio almeno un cleanser, un sapone per pulirvi tutti i giorni, almeno un moisturizer, una crema idratante da mettere la mattina e la sera dopo esservi puliti la faccia col cleanser, e almeno uno scrub o un qualcosa che vi possa eliminare le cellule morte una volta a settimana. Una maschera o un qualsiasi cosa, o anche uno scrub meccanico, di sotto le maschere di peeling sono migliori per eliminarle. E ricordatevi di mettere la crema solare soprattutto in faccia, perché è il posto che rischia di più.
Quindi questo è quello che faccio per la faccia. Potete utilizzare qualsiasi brand volete, io ne ho provati tanti e ora sto provando questo qua. E invece per quanto riguarda i peli, beh, ognuno sceglie di tagliarsi i peli che vuole. Io semplicemente ho deciso di togliere, soprattutto da quando facevo nuoto, che invece toglievo anche sulle gambe, decido di togliere i peli sul petto e pancia. Quindi questa zona qua, quando io faccio la doccia, una volta a settimana, me li taglio col mio rasoio. Ho una lama diversa per la mia faccia e per per il corpo, però semplicemente lo faccio una volta a settimana col rasoio. Avevo provato cerette, avevo provato schiume, avevo provato 10.000 altre cose, ma alla fine ho sempre deciso che tanto è una cosa che farò sempre, una cosa che farò una volta a settimana, tranquilli, i peli si rinforzano un po', ma non troppo, cioè se li togliete una volta a settimana non cambia niente. Dovete, se utilizzate, guarda, vi faccio vedere, se utilizzate una crema come questa, che costa 3 euro e vi dura 25 anni, body shaving di Nivea o qualsiasi volete, è un gel che voi mettete sul corpo mentre fate la doccia prima di radervi. Non vi vengono puntini rossi, i peli non si incarnano, i peli rimangono comunque deboli, non dà fastidio, ci mettete 10 secondi perché la lama scorre bene, la lama non si rovina, quindi insomma ragazzi io faccio così e mi trovo meglio. E poi le ascelle vi consiglio di depilarle perché se no l'odore è sempre peggio. Quindi vi consiglio di depilarle. E questo insomma è quello che faccio per il corpo. E poi per parti dove volete potete almeno aiutarvi anche con una forbicina, se per caso volete aiutarvi a non tagliarli del tutto, ma tagliarli o come volete, oppure un po' più corti, una forbicina. E per le unghie, 2 volte a settimana, una volta a settimana, quando volete. Ecco qua, questa è la mia routine. Quindi ecco qui ragazzi, questa è la mia routine, vi faccio vedere in ultimo gli shampoo che uso. Uso questo shampoo qua, Simply Zen, c'è scritto anticaduta ma in realtà è uno shampoo stimolante, serve per non rovinare troppo la cute, una volta a settimana /2, e uso un balsamo solo sulle punte, come vi ho detto, di John Frieda per capelli ricci, e basta, e basta. Quindi spero che il video vi sia piaciuto ragazzi. Se avete domande lasciatemi qui in descrizione, rispondo a tutte le domande, rispondo a tutti i commenti, fatemi sapere e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.